Gente, buongiorno a tutti. Quest'oggi sarò un pochino più breve del solito perché voglio di fatto soltanto raccontarvi come la contestazione che ho aperto in merito alla GTX 1060 che avete visto su questi schermi qualche settimana fa, quella tarocchissima, si è poi trasformata, si è evoluta diventando un qualcosa di davvero assurdo, una quasi odissea senza davvero né capo né coda. La qualcosa però per fortuna, per mia fortuna, si è conclusa, allerta spoiler, in mio favore. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Per voi è un singolo ed unico click, ma per noi significa davvero moltissimo, ancor più che attivando la campanellina delle notifiche riuscirete a rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Anzitutto un breve riepilogo per tutti coloro tra voi che eventualmente si fossero persi il video dedicato all'argomento, il quale ovviamente immancabilmente vi lascio linkato qui sotto, in descrizione. Il 14 settembre, tratto da una scontistica veramente molto golosa, mio malgrado mi sono fatto tentare dall'acquisto di due schede video da Wish, nella fattispecie una RTX 2060 ed una GTX 1060, ambedue da 6 GB, forte della tutela, della protezione che mi garantiva l'aver pagato con PayPal. Insomma, rispetto il pagamento e attendo la consegna, cosa che però avviene soltanto per una di esse, ovvero la GTX 1060, mentre invece dell'RTX assolutamente nessuna novità. E anzi, ancora oggi ho controllato il codice di tracciamento un paio d'ore fa prima di mettermi a registrare il video, risulta ancora il pacco in attesa presso il centro di smistamento cinese, quindi davvero chissà che cosa ne avranno fatto, chissà che fine avrà fatto quella poveraccia. Comunque poca fatica, poco male, ho aperto la contestazione con PayPal, ho richiesto il rimborso e nell'arco di 24 ore la pratica si è chiusa a mio favore. Ho riavuto indietro i miei soldi, tutti felici. Ma veniamo ora a parlare della GTX 1060, ovvero di quella che effettivamente mi è stata consegnata e della quale ho eseguito l'unboxing in diretta qui con voi e mi viene francamente ancora da ridere se ci penso, perché si tratta di una situazione surreale, veramente assurda. Mi sono accorto, come in realtà si sarebbe accorto davvero chiunque con un minimo di competenza in materia informatica, che quella che avevo tra le mani non era assolutamente una GTX 1060. E dopo una serie di approfondimenti tecnici del caso ho appurato che si trattava del chip di una GTX 560 sulla quale era stato flashato, spinto a forza il firmware di una GTX 1050 e venduta a sua volta come una GTX 1060. Ho un qualcosa di davvero assurdo, appunto, di surreale, che però credo, poi nel caso smentitemi se avete trovato anche esempi su eBay o su Amazon o su store molto più blasonati, credo si possano trovare soltanto su e-commerce di terza, quarta, quinta, sesta categoria e purtroppo per lo più di origine cinese. Contatto PayPal e anche qui vado ad aprire una contestazione e l'operatore mi fa presente come in quel caso per ottenere il rimborso mi sarebbe stato necessario rispedire il pacchetto al mittente. Poco male, penso, dopo tutto PayPal rimborsa le spese di spedizione per la restituzione di un oggetto non conforme, rotto, via discorrendo, fino a 30 euro, per cui ok, della serie non pago io, chi se ne frega, imballo tutto quanto accuratamente, spedisco il pacchetto e accantono la questione davvero senza pensarci più di tanto, in attesa che la situazione, la pratica si chiuda a mio favore. Bene, 3 settimane dopo, 15 giorni dopo, non ricordo di preciso la tempistica, trovo nella buchetta della posta un avviso di giacenza delle poste italiane che mi fa presente come ci sia in filiale, appunto, da andare a ritirare una raccomandata internazionale a me destinata. Boh, francamente non mi veniva in mente lì per lì di aver ordinato mai qualcosa che richiedesse una spedizione dall'estero, però oggettivamente acquistando io davvero tantissimi articoli dai più disparati e-commerce di questo mondo, potevo tranquillamente essermene dimenticato uno. Per cui non ho dato molto peso alla cosa e mi sono presentato in posta il giorno dopo, per scoprire però che questa raccomandata internazionale altro non era che il mio stesso pacco, ovvero quello contenente la GTX 1060 originale con una banconota da 5.000 euro che era stato rifiutato dal destinatario e rispedito quindi indietro al mittente. Chiedo quindi spiegazioni, delucidazioni all'impiegata, alla quale però, devo dire davvero poco cortesemente, mi fa presente come, cito testualmente, attenzione, cito testualmente, loro non fossero tenuti a conoscere il motivo del rifiuto della spedizione. What?
Cioè, fatemi capire, a chi lo devo andare a chiedere? A Topo Gigio, a Calimero, alla ferramenta che sta di fronte alla filiale delle poste? Ma vabbè, lasciamo stare, ho già sputato fuoco e fiamme quando è stato il momento. Di conseguenza che cosa ho fatto? In realtà l'unica cosa che mi è venuta in mente. Contatto PayPal e gli faccio presente l'accaduto e l'operatore però mi spiega purtroppo che in questo caso, mancando una motivazione scritta, una certificazione che riportava la ragione appunto della mancata consegna, la contestazione si sarebbe risolta a favore del venditore e quindi di Wish. Non sia mai! Prendo di petto la questione e comincio letteralmente a bombardare di telefonate il servizio di assistenza delle poste italiane, fino a riuscire a prendere contatto con un'operatrice gentilissima e disponibilissima in questo caso, la quale mi ha illuminato in merito alla questione. Ovvero che, secondo lei, io dovevo togliere ogni bollo, ogni etichetta, ogni adesivo presente sul pacco che erano stati applicati dai vari postini e spedizionieri sia durante l'andata che durante il ritorno, per trovare qualcosa di utile, perché a detta sua non poteva non esserci. Io lo ammetto, lì per lì ero veramente ben poco fiducioso, la credevo la classica soluzione tappabuchi, ma in realtà mi sono dovuto ricredere, perché sotto, non mi ricordo se 4 o 5 strati di roba, vi giuro, avevano aggiunto un plico di etichette così sopra, una roba assurda, ho trovato un'etichetta riportante la motivazione reale del rifiuto della mancata consegna, ovvero, cito testualmente, altri motivi, i quali però peccato che il postino olandese si fosse dimenticato di fare presente. Al che, abbondantemente esaurita la già pochissima pazienza che madre natura mi ha concesso alla nascita, ho fatto l'unica cosa che fondamentalmente mi è venuta in mente, ovvero ho ricontattato PayPal, sperando che questa etichetta, oggettivamente del tutto inutile, fosse in realtà sufficiente per ribaltare le sorti della contestazione a mio favore. E qui, apriti cielo, una roba veramente fantastica. Premesso che, al pari di quella di Amazon, e attenzione, non lo dico per fare della pubblicità gratuita, anche perché in questo caso sarebbe veramente pubblicità gratuita perché per il momento non ricevo ancora nemmeno un centesimo da questi signori, l'assistenza di PayPal è sempre impeccabile, oltre che oltremodo gentile e disponibile. L'operatrice con la quale ho preso contatto e alla quale ho illustrato brevemente l'odissea della quale mi ero trovato protagonista, mi ha detto, anche direi abbastanza tranquillamente, diversamente da quello che era il mio stato d'animo di quel momento, di non preoccuparmi perché, a suo dire, il mio non era un evento isolato. Quando apriamo una contestazione con PayPal, questa prende contatti con il venditore al posto nostro per informarlo della cosa, al che possono verificarsi due scenari differenti. Nel primo, il venditore decide di emettere direttamente il rimborso senza curarsi della fine che ha fatto il suo articolo, la qual cosa porta la contestazione a chiudersi davvero in meno di 24-48 ore al massimo, mentre invece nel secondo caso, che è, diciamo, giustamente uno dei più richiesti in molti casi, il venditore pretende che prima di emettere il rimborso in questione l'articolo gli venga riconsegnato indietro. Nel primo caso, come dicevo, la contestazione si chiude davvero in un battito di ciglia 24-48 ore al massimo, mentre invece nel secondo diviene obbligo del venditore, Wish in questo caso, fornire a PayPal l'indirizzo di reso al quale l'acquirente, io in questo caso, dovrà rispedire indietro la merce. Ed ecco che qui casca l'asino, perché l'operatrice mi ha spiegato che diversi mesi fa Wish ha trasferito altrove il suo magazzino di smistamento per l'Europa, il quale si trovava appunto fino a poco tempo fa in Olanda, dove poi io ho spedito il mio pacco, ma continua imperterrito ad inviare loro il vecchio indirizzo, rendendo quindi di fatto impossibile qualsiasi tipo di restituzione da parte mia, come anche di tutte quelle altre persone che sono magari impegnate in un tentativo di restituzione per una contestazione aperta con loro, e perdendo soprattutto di fatto a tavolino qualsiasi tipo di contestazione relativa. Cioè, non solo questi geni del male spediscono in giro per il mondo merci di dubbia qualità, spesso tra l'altro nemmeno conforme alla descrizione che mettono essi stessi sul proprio sito, ma non sono nemmeno in grado di comunicare il proprio indirizzo. Cioè, vi prego ragazzi, si tratta dell'ABC della vita umana, per favore, porca di una paletta, svegliatevi! Persino un gibbone con la peste sarebbe in grado di comunicare l'esatta ubicazione del proprio albero preferito, anche perché qui stiamo parlando di un magazzino di smistamento per un'area, direi, discretamente ampia come l'Europa, cioè non di una cabina armadio o di un mazzo di chiavi. Come si fa a non sapere la sua esatta ubicazione? Insomma, quindi inutile specificare che alla fine, per fortuna, la contestazione si è risolta a mio favore, grazie ovviamente all'intervento, ribadisco, di PayPal, e
in parte anche a quello delle Poste Italiane, dai, bisogna rendergliene conto, anche perché di fatto se invece così non fosse stato sarei andato a piedi fino a Pechino pur di riprendermi indietro il mal tolto, e quindi di fatto ho riavuto indietro i miei soldi e ci ho guadagnato anche una scheda video che tarocca, che più tarocca non si può, ma dal momento che quest'ultima mi è stata di fatto regalata, non vedo perché non dovrei utilizzarla per qualche progetto futuro. Ebbene gente, questo è quanto. Il mio racconto, il mio riepilogo di questo Odissea che mi ha visto protagonista è finita e adesso voglio la vostra opinione, vorrei avere la vostra opinione. Cosa ne pensate? Vi è mai capitato qualcosa di analogo? E se sì, come ve la siete cavata voi invece? Lasciatemi un commento qui sotto se volete condividere con noi la vostra esperienza e mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale.